Salve a tutti, buongiorno, buongiorno. Volevo oggi fare un recap per l'onda dell'umano giallo. Mi dispiace l'altra sera, ma siamo nel deserto, siamo a Luxor in Egitto, qualche volta capita, non capita mai, ma l'altra sera è successo di Oni e mi si è staccata diverse volte la luce e so che la mia voce non si sentiva bene, mi dispiace, non me ne ero resa conto e quindi vorrei rivelarvi la mia visione di questa onda Kin 92 dell'umano giallo, che per me è molto importante, questa onda incantata dello Solkin, perché è la mia onda natale. Non lo faccio perché è la mia onda natale, ma lo faccio proprio perché l'informazione non è arrivata giusta. So che comunque potete avermi sentito, perché so che la mia essenza passa attraverso l'etere, comunque mi sentite, questa è la cosa più bella. So che a volte non mi vedete bene, ma io sono nel deserto e questa è la net che c'è, nonostante abbia 4 linee diverse, sono tutte uguali. Quindi non importa tanto se vedete la mia faccia, se mi vedete bene, i miei capallini, eccetera. L'importante è che sentiate la mia voce e il mio messaggio. Avevo pensato di rileggervi quello che avevo detto nella onda scorsa, nella scorsa trasmissione con Moonchild, ma sapete che a me non piace leggere, cioè mi piace moltissimo leggere, ma non amo preparare le cose, quindi quando vi comunico qualcosa è qualcosa che arriva direttamente, diciamo, dall'alto, da chi mi segue da quando sono scesa su questa terra e cui io mi sono affidata totalmente. E quindi ho pensato invece di rileggervi quello che vi ho detto, di vedere che cosa oggi ci vuole comunicare questa onda. Questi 13 giorni saranno veramente molto forti perché ci chiedono proprio di risentire il nostro corpo, di risentire le nostre emozioni ed è una sorta di rinascita in un modo nuovo. È come se voi doveste rimettervi in contatto un po', no? Con tutto quelli che sono le vostre cellule, la vostra parte sia materiale che spirituale. E, la prima cosa che vorrei leggervi è questo poema che di solito Munchai ci legge alla fine, che è bellissimo, sono questi poemi che parla proprio dell'umano. Quindi vorrei iniziare oggi in modo diverso, che è proprio questo. Io sono il saggio, codificato dall'umano giallo. 12 è il mio numero, ordine perfetto e radice del mistico 144. La perfezione del tempo umano, benevolente, gentile e meraviglioso. Io sono il saggio, il giudice e discriminatore. Io ho preso padronanza dei 7 centri, perfezionando le leggi delle forze esterne ed interne. Il controllo mentale superiore è il potere della mia influenza. Nella mia mano destra tengo il cristallo biterminato dalle possibilità magistrali di equalizzazione. Nella mia mano sinistra io tengo la sfera di cristallo, di universale saggezza, imparziale e di chiaroveggenza. La mia vita è la condotta spontanea, libera da contraffazione. Io sono il progetto dell'umano solare purificato. Io parlo con la voce della nonosfera, annunciando il ritorno di tutto ciò che è buono. Conoscere me è conoscere te stesso. Questi meravigliosi poemi sono veramente meravigliosi, spero che l'abbiate sentito. Oggi tra l'altro proprio per manifestare questo umano
Vi sto parlando dal mio garden, della casa di Ra. Sapete che io vivo in Egitto, a Luxor, e la mia casa si chiama la casa di Ra, Zeus Ra. Infatti mi trovate come Shams Zeus Ra. Shams, come vi dicevo, non è un nome d'arte, ma è un nome che mi è stato dato vedendomi lavorare, perché il sole è in contatto con me, quindi io amo molto il sole, quindi che mi chiamino Sole in Egitto è stato un onore. Sono 7 anni che tutti mi chiamano Shams qui. E quindi vorrei iniziare a comunicarvi questo, quindi sentite profondamente veramente il vostro corpo, sentite chi siete, proprio questo atterrare, come dicevo l'altra volta. Io nasco come Aquila 95, Aquila autoesistente, quindi questa grande visione che porto dall'alto e devo portare sulla terra. Per me è stato molto difficile atterrare, perché questa terra, insomma, questi diventare umani era troppo difficile. Però, come ho detto l'altra volta, se ci sono riuscita io, ci potete riuscire tutti voi. Basta porre il nostro intento, e l'intento è in noi stessi. La cosa più importante è che noi, chi siamo noi, che cosa è la nostra evoluzione. Possiamo avere tante cose materiali, ma non sono quelle che ci tengono ricchi. Ciò che ci tiene ricchi è quello che abbiamo dentro. Quando vi parlo di amore, che per me l'amore è fondamentale, e non è l'amore di coppia, non è l'amore da due persone, è un amore molto più grande, è un amore che scende dall'alto, e che io sono stata tanto fortunata da poterlo sentire questo amore e da poterlo avere intorno dove vivo qui. Sono stata accolta da tutte queste energie che mi accompagnano e che non mi fanno mai sentire sola, e sono in contatto con quel canale, quindi rimanete in quel canale dell'amore, come vi dico, fate un grande canalone e rimanete in quel canale dell'amore, date amore anche alle persone che vi aggrediscono. Lo so che è difficile, ma quanta paura hanno nel comunicare le loro emozioni, quanto non vogliono entrare in contatto con quelle emozioni perché non sanno come gestirle, perché quando entrate in quel canale dell'amore è molto difficile. C'è un momento che vi sembra di rompervi perché vi sentite fragili, ma in quella fragilità voi trovate la vostra grande forza. Quindi ricordatevi, state in quel canale dell'amore, perché quella è la chiave per aprire tutti i vostri dolori, e mettetevi in contatto con questo corpo, in questa onda che vi parlerà di tutte le emozioni che avete trattenuto, di tutti quegli scrigni, di tutte quelle scatoline che avete chiuso e abbandonato dentro quelle stanze all'interno di voi. Se fate una meditazione, scendete dentro di voi profondamente, troverete tante porte chiuse. Siete voi che le avete chiuse per non mettervi in contatto. Siamo noi stessi che facciamo tutto questo. Quindi diamoci permesso in questi 13 giorni, che saranno molto forti, perché non è un'onda semplice, ma ci daranno la possibilità di rinascere in un altro modo, di riconoscerci in un altro modo, di portare giù quella grande saggezza, questo saggio che scende, questo spirito che scende. Noi conosciamo tante cose, dobbiamo semplicemente avere il tempo di poterle integrare, darci il permesso di usarle a modo nostro, come siamo oggi, non come facevamo nei tempi. Anche se vi ricordate una vita passata, che è il lavoro che io faccio qui, tante persone vengono, chi ero, chi non importa chi eravate, cosa stavate facendo, che energia stavate usando, portatela qui oggi e usatela. E in questa onda portatela giù e trasformatela e usatela come la volete voi. La potete cambiare, perché oggi voi siete un essere che si è evoluto e siamo qua per questo, ok? Quindi io ricomincio e vi dico che questa onda oggi tra l'altro è Mago, il giorno Mago elettrico, Kin 94, e proprio il Mago dice che lui ha il potere di ciò che è senza fine, perché c'è qualcosa che è senza fine. La nostra anima ha una vita e continua questa vita meravigliosa, no? Sempre una. E quindi vediamo che cosa oggi
ci vogliono dire per questa onda, questi 13 giorni dell'onda dell'umano giallo. Vediamo un po'. Questa onda dell'umano ci chiede di manifestare ciò che conosciamo, ok? Ciò che portiamo, e di portarlo giù. E ci dice che ci aprirà diverse strade avanti a noi, perché sapete che la onda dell'umano giallo è il libero arbitrio. Io scelgo, la mia scelta, io ho la scelta, nessuno ci obbliga, io posso scegliere di andare per quella strada o di fermarmi. Nessuno mi obbliga a fare nulla, siete voi che avete la scelta. E proprio questo vi dice questa apertura di questi 13 giorni, che ci saranno diverse strade, voi sceglierete la strada che volete, quella strada sarà la vostra, andrà benissimo, ma ciò che dovete fare in quella strada è portare giù la manifestazione, manifestare, cioè quei progetti che voi avete, volete fare, manifestateli, portateli giù, portateli sulla terra. Manifestiamo questa grande saggezza che è dentro di noi, portiamola in manifestazione, prima per noi stessi, perché a noi quella cosa lì proprio ci piace farla, mi piace fare quella cosa lì, così. Io amo potervi comunicare quello che mi arriva, perché è come se facessi qualcosa dal mio cuore. E quindi portate giù quell'antica saggezza, manifestatela qui e ora, che si apriranno diverse strade e vi renderete conto che la chiave sarà sempre il cuore, ricordatevi. Vediamo, Allora, eccoci qua. Allora, questa onda ci dice intanto che la chiave, la partenza di questa onda è: mi connetto con il mio cuore, ok? Mi connetto con il mio cuore, questa è la cosa più importante. E lì mi perdono per tutto ciò che ho fatto nella mia vita, per tutto ciò che secondo me ho sbagliato, non mi giudico più, basta giudicarvi, basta, non importa più che vi giudica, nessuno vi giudica, siete voi il peggior giudice di voi stessi, ok? Mi accetto per come sono, vado bene così come sono, non ho bisogno di nient'altro e sto dentro quel cuore e va bene così, vado oltre. E vado oltre, vado avanti, non mi sto a recriminare cosa ho fatto nel passato, qui e ora, i piedi nella terra, mi collego con il mio cuore e mi dico va tutto bene, mi accetto per come sono. E a quel punto, connessa con il mio cuore, posso iniziare il percorso di questi 13 giorni, in cui mi riconosco chi sono, riconosco quante cose, quanta conoscenza ho nelle mie mani e quanto la posso portare nella mia vita, onorandola e anche nella vita dei miei cari intorno a me, delle persone che conosco, con cui lavoro, con cui vivo, senza irrigidirmi, ma rimanendo sempre in grande morbidezza, quindi utilizzando veramente la dolcezza e la morbidezza, ok? E a quel punto mi viene fatta una prova. Sei pronto a lasciare tutto, sei pronto ad affidarti a te stesso. E vi viene chiesto di lasciare andare tutte le cose, come vi dico io, vi buttate dal 33° piano e scendete giù. E a quel punto io decido che mi affido e taglio tutte quelle corde, tutti quei controlli che tenete. Quanti controlli tenete? Lasciate andare il controllo, provateci. E smetto di controllare e lascio andare.
mi affido, apro le braccia e mi affido all'universo. Ok, universo, mostrami qual è la strada, cosa devo fare. E a quel punto vi chiedono di manifestare, manifestate i vostri progetti, manifestate quella conoscenza, manifestate ciò che volete portare nel mondo. È molto importante questo. E questo si manifesta come? Stando in centro. Io sto nel mio centro, come vi dico sempre, ma non sto in centro e non faccio nulla, sto in centro attiva. Tutti i miei sensori, tutto è attivo. Apro il mio cristallo del mio cuore, comunico dal mio cuore e sto attento di tutto quello che mi sta mostrando per prendere la decisione, la mia decisione, come ho detto prima, dove voglio andare. Okay? E a quel punto vi chiedono di fidarvi della vostra verità, di chi siete voi, quella vocina che avete dentro, il vostro maestro. I miei viaggi iniziati sono per mettervi in contatto con quella voce, credere in voi e togliere tutti quei pesi che avete, perché quella voce sia ben chiara, voi potete seguire quella missione in cui siete, ok? Quindi seguite quella vocina, perché quella voce vi chiede: fidati della tua verità, abbi fede in chi sei e vai dritta per quella strada, non fermate, andare un po' a destra e a sinistra perché quello ti dice che qua c'è una cosa molto bella, no, ma se vai di là, guarda, andiamo e vedrai che cosa c'è, quello non va bene per te, devi cambiare strada. No, voi lo sapete chi è consono per voi, chi va bene per voi e con chi dovete camminare. Questa nuova famiglia che vi si mostra intorno, che sta intorno a voi, ascoltatela e ricreate quella famiglia che vi fa stare bene, che non è la famiglia dove siete nati probabilmente, ma non c'è nulla di male, non è che non gli dovete volere bene alla vostra mamma, al vostro papà, alle vostre sorelle, ai vostri zii, certo li dovete amare, ma chi veramente è veramente intorno a voi, può camminare con voi lo sentite qui dalla vostra verità. E quando voi sarete in quella verità, in cui tutto è, in cui io unisco tutto, il cielo e la terra dentro di me e so che posso camminare perché quella è quello che io sento, quello che io voglio veramente fare, a quel punto io mi riconosco. A quel punto quest'onda vi chiede: riconosciti ed esci sotto la luce del sole, veramente, senti gli elementi della natura, sentili e riconosciti. E a quel punto la vostra strada inizia ad andare veramente molto veloce e inizierete a capire che non potete parlare con tutti, che non potete condividere tutto con tutti, che ci sono persone a quali volete molto bene, ma che vanno lasciate andare, perché in questo momento non sono pronte ad ascoltare, non sono nella vostra stessa vibrazione, ok? Questo non vuol dire che non dovete volerli bene, ma non sono pronti, poi arriveranno nel momento in cui saranno pronti, ma non è questo il momento. Cercate che cosa veramente è giusto per voi per questo viaggio. A quel punto, solo quando avrete fatto quella ricerca, avete pulito intorno a voi, avete fatto chiarezza, quell'ordine, quando vi parlo sempre dell'ordine, l'ordine che viene messo qui sulla terra, con questi piedi sulla terra. Io ho imparato a fare questo ordine, per me è molto difficile mettere questi piedi sulla terra, ma da quando ho messo i piedi sulla terra tutto fluisce e le cose veramente che sono per me mi arrivano e le persone perfette per me arrivano intorno a me e ringrazio veramente l'universo, grazie, grazie, grazie ogni momento, perché quando avete fatto quell'onda e avete capito che cosa è veramente per voi, allora voi sarete veramente al centro della grande libreria, come vi dico sempre, e potrete accedere a tutte le informazioni che vi servono in un secondo. Avrete tutti gli elementi della terra intorno a voi e tutti gli elementi cammineranno con voi. Avete gli angeli, gli arcangeli, tutto quello che volete sarà con voi. A quel punto portate un grandissimo ordine, come se portaste finalmente l'armonia che torna nella mia vita. Wow, sì. E a quel punto io capisco che non è vero che non sono il posto giusto, che non è vero che non sono
arrivata da nessuna parte, non è vero che io non ho capito, io sono esattamente all'entrata del mio tempio, del tempio delle antiche conoscenze, quel tempio di quella verità, che è esattamente la mia verità, è la verità per portare nella mia vita. Qui non sto parlando di cose grandi, la verità può anche essere come faccio il caffè la mattina, e mi alzo, mi faccio il caffè, mi siedo, mi godo quei 10 minuti del caffè, senza sentirmi in colpa che i bambini devono andare a scuola, che devo fare quello, che devo fare la lavatrice, che devo andare a lavorare. No, quella è la mia verità, qualsiasi sia la vostra verità. È quella, proprio capisco. E alla fine di questa onda, guarda caso, è la stessa carta che è uscita l'altra volta, questa me la ricordo perché non mi ricordo niente perché sapete che io canalizzo, quindi io non mi ricordo, ma mi ricordo questa perché è proprio il cambio. Alla fine di questi 13 giorni, il 13esimo vi dirà bene, ora che hai capito tutto questo, sei pronto a fare il cambio di vita, cambio di abitudini. Perché cambio di abitudini? Non dovete cambiare la vostra vita totalmente, ma quel cambio di abitudini mi permetto di creare ora le abitudini che sono consone con me, che sono perfette per me, che vanno bene per me, per nessun altro, ok? E sapete cosa succede dopo? Che vi si apre un portale della vostra vita e vi si apre una vita, vi si aprono delle abitudini, vi si apre un mood nuovo, semplicemente un mood da cambiare, un mood nuovo che è esattamente il vostro. Quindi come se voi aveste rigenerato in questi 13 giorni le emozioni, andando in contatto con tutte le emozioni, andando in contatto con tutto quello che avete tenuto nascosto, aprendo quegli schini e guardando anche quei dolori che vi hanno fatto male, per cui vi siete chiuse perché da bambine non avete capito vostro padre, perché volevate che vi abbracciasse, perché volevate che vi dicesse che ti voglio bene, e non l'ha mai fatto, ma non era capace, ok? Quindi guardiamoli per come sono, per quante paure hanno e decidiamo invece cosa fa bene a noi. Quindi rigeneriamo la nostra vita e apriamo questo nuovo mood in contatto con le nostre emozioni, essendo semplicemente felici di sentire che siamo fuori nella più grande fragilità, nel più grande amore, ma nella più grande forza che c'è dentro di noi. Questo umano, questo saggio vi dice: conosci te stesso. Imparate in questi 13 giorni un pochino a conoscervi. Scrivetevi chi siete, scrivete che cosa sentite, scrivete che cosa vi arriva. Questa è la cosa più importante, imparate a conoscervi. Chi siete? Fatevi questa domanda: chi sono io? E scoprite la meraviglia che siete. Vediamo invece mi aiuto, sente che si è alzato il signor vento, il vento del deserto, perché io vivo nel deserto, sono qui con tutte le mie bougainville e come vedete dietro di me c'è l'albero delle palm tree, e adesso ci sono i datteri, cominciamo a raccogliere i datteri, a mangiare i datteri freschi, vediamo un po' qual è l'aiuto. E guardate, l'aiuto è l'amore, grande amore, e la conoscenza. La Dea Thor che prepara il suo calice per farci bere dal suo calice questa pozione magica per farci ritornare in contatto con l'amore. E davanti a lei l'ombra setta. Quindi bilanciamo la luce e l'ombra, uniamo queste nostre due parti senza denigrarci. E in alto c'è il serpente, vedete, Wadjet, in contatto con Ra, la Kundalini, questa grande rinascita, quindi lasciamoci portare su, e chi c'è nel mezzo, il mio amato, guardate, il mio amato Anubis, che è il maestro del cuore. Quindi sempre siamo guidati da questo grande amore, da questo cuore, perché se non vi amate non andate da nessuna parte, ricordatevelo. L'amore per voi stessi è la prima cosa. Siate egoisti, amatevi, amatevi, amatevi e conoscete, imparate a conoscere questo umano, non rifiutate quella parte umana, ma imparate a conoscerla, perché il nostro spirito è qui
dentro questo corpo. E guardate proprio il saggio, il comprendere, comprendetevi. La grande comprensione che passa da questo grandissimo amore è assolutamente fondamentale in questo momento. E prima di salutarvi, vi ringrazio come sempre di ascoltarmi, spero che vi sia stato utile e mi abbiate sentito meglio dell'altra volta, spero ardentemente. E vorrei per questi 13 giorni vedere qual è il gateway, il portale di luce che ci accompagna per questi 13 giorni. E guardate, il Tempio della Verità. Perché il Tempio della Verità? Perché tramite la verità, se voi siete sinceri con voi stessi, con nessun altro, non dovete dirlo a nessuno, ma con voi stessi, non ditevi bugie, quella verità che voi dovete seguire. E assolutamente, se seguite la vostra verità e siete in verità, vedete quante cose cambiano. Quindi ricordatevi, entrate nel vostro tempio, entrate nella vostra verità e camminate, attraversate questo meraviglioso portale e siete voi stessi dentro di voi e raccontate di chi siete. Incontrate quell'umano che vive dentro di voi e onoratelo e ringraziatelo di essere qua oggi. Ringraziatevi di tutto quello che avete, ringraziate chi vi accompagna e veramente grazie mille di avermi ascoltato. Io sapete che sono molto in contatto sia con tutte le energie egiziane sia ovviamente con i Maya, perché fanno parte anche loro della mia anima, e quindi sento molto il potervi raccontare però a modo mio questo passare questi 13 giorni e queste energie che arrivano. 13 è un numero magico, vi auguro, oggi è il numero 3, quindi il giorno del servizio molto importante, questo mago. Vi auguro una bellissima giornata, vi auguro una bellissima onda e ci sentiamo alla prossima onda. Grazie e scusate per il caos dell'altra volta, ma cose tecniche possono succedere, soprattutto per chi vive nel deserto. Grazie mille, a presto, vi amo, vi amo, vi amo, vi amo. Baci.